InEout al lavoro per l'inclusione è un progetto che nasce dall'osservazione di un bisogno, quello di portare allo scoperto dei ragazzi, che sono comunque una grande risorsa per il nostro paese e per loro stessi, creare dei percorsi di inclusione al lavoro che fossero realmente per tutti e dove ciascuno di loro potesse dare il massimo. Questo tirocinio mi ha cambiato la vita, letteralmente. Perché fino a prima dell'inizio di questo tirocinio io non sapevo dove sarei andato. Avevo un punto di domanda gigantesco in testa, ho provato varie cose. Con questo tirocinio ho iniziato ad avere una prospettiva di un futuro più stabile. Abbiamo iniziato ad individuare 2 sacche di persone, di ragazzi che ancora non ricevevano un'adeguata risposta, che è la parte dell'autismo, ma anche la parte della fragilità in senso lato, e che magari quella fragilità che sfugge anche agli inquadramenti, perché non sono così gravi da essere considerati disabili, ma non sono neanche così capaci di poter da soli accedere a percorsi lavorativi veri e propri. Ho avuto inizialmente difficoltà alle scuole superiori, è tutto partito da lì. Poi ho trovato qualche lavoretto qua e là, ho lavorato in un po' di tutto. Ho fatto l'assemblatore meccanico, ho fatto il mobiliere. Poi ho vissuto 2 anni e mezzo a Bologna, in mezzo a questo, andando a cercare lavoro per convivere con la mia ragazza, non trovandolo e realizzando che ogni volta che facevo un colloquio per un'azienda avevo attacchi di panico. Allora ho cercato delle diagnosi, ma un po' tutte sbagliate. Consiglio ai giovani di non fermarsi, di esprimere e di andare fino in fondo al loro bisogno. Completamente a caso mi è capitato un video su YouTube di un ragazzo, di un youtuber che seguo, che diceva di essere autistico. E ha raccontato la sua esperienza, ho detto, ma perché mi torna tutto? Non sono autistico. Invece sì, perché guardando anche le esperienze di altri adulti sullo spettro, continuava a tornarmi tutto, mi risuonava, non so come altro spiegarlo, una cosa, è stato più emotivo che ragionato come reazione. Quindi il progetto che abbiamo appunto promosso insieme all'8 per 1000 Soka Gakkai ci ha consentito di dare una risposta concreta a questi giovani attraverso sicuramente un ascolto attivo e quindi la raccolta di quello che è il loro non solo bisogno ma anche il desiderata. Cosa vuoi fare da grande? Ormai sembra che ai giovani non viene più chiesto, che l'orizzonte sia un po' appiattito nell'ambito non più del desiderio ma solo del bisogno effettivo di lavorare. Riguardo all'informatica è sempre stata una passione, ho sempre avuto in mano il computer. A livello lavorativo qua è un altro mondo rispetto ai lavori che ho fatto. Noto che sto bene, perché quando ho finito la giornata lavorativa ho ancora energie fisiche e mentali per fare altro nella vita, mentre prima tutto quello che succedeva era che arrivavo a casa ed ero sdraiato perché non ce la facevo più. Abbiamo costruito una rete di aziende che potessero ospitare queste persone e quindi creando l'aggancio tra i 2 mondi, e in questo senso è stato creato appunto il percorso InEout, che poi ha avuto questo momento molto bello attraverso il festival InEout, il primo festival nazionale che ha dato luce alle pratiche di inclusione lavorativa per le persone con autismo e disabilità. E in quel momento abbiamo avuto veramente la percezione di quanto fosse necessario questo progetto, non solo per le aziende, perché hanno avuto la possibilità di toccare con mano la valenza di una persona disabile o con fragilità inserita al lavoro, ma anche lato delle famiglie, perché finalmente si sono sentite ascoltate non più solo in un bisogno di assistenza, ma in un bisogno che va verso l'autonomia. Sì, direi che mi ha assolutamente cambiato la vita, perché poi comunque è andato bene il tirocinio e quindi adesso sono a tempo indeterminato e come prospettiva decisamente andare via di casa, quella è una che mi sono fatto, però spero di realizzare il mio obiettivo molto a breve, incrocio le dita. È uno dei messaggi più importanti da dare ai giovani e alle famiglie. Se ce l'abbiamo fatta noi, ognuno di noi deve scoprire la propria strada. Certo, alcuni hanno bisogno di mentor che siano in grado di accompagnarli lungo quel percorso che porta appunto dall'essere nella propria cameretta fino ad arrivare poi a dare il proprio contributo concreto.